E quindi vado a dormire, sì, dai. Ok, tirami un D20. 12. Notte inoltrata. Prima di addormentarti inizi a sentire quel rumore sordo di neve che cade. Il vento ha smesso di soffiare. Te ti ricordi la prima volta che hai visto la neve del sud. È molto diversa dalla neve che ti eri abituata a vedere da ragazza nel Regno del Fulmine. La neve nel Regno del Fulmine era fine o comunque non cadeva con prepotenza, non c'erano le tempeste di neve. Qua invece te sai che neve vuol dire pericolo. Non si può stare fuori a giocare, a passeggiare quando nevica qui. Quando inizia a nevicare bisogna trovare un riparo, perché può nevicare anche per giorni e settimane. Oltre al fatto che sta arrivando la stagione fredda, questo ti renderà il viaggio più difficile, più pericoloso anche, perché lascerete tracce, vi stancherete più in fretta, i cavalli si stancheranno più in fretta, perché non si può viaggiare a piedi nelle terre perdute, è come condannarsi a morte da soli, bisogna avere una cavalcatura e una buona cavalcatura. Comunque ti addormenti e sogni. Sogni una cosa un po' strana, un po' non lo definiresti un incubo, ma di certo non è un sogno tranquillo. Stai camminando in quello che si potrebbe dire essere classica tundra, non è un luogo che conosci, cioè non è un qualcosa che dici: "Ah, ci son stata", cioè è un parto della tua mente il luogo, per così dire. Però appunto ha, le caratteristiche della tundra del sud, licheni, cespugli bassi, terreno tendenzialmente pianeggiante dove vedi per lunghe distanze desolazione. Il fatto è che sei circondata dalla nebbia. È una nebbia strana, ovvero si muove ma l'aria è immobile e ti avvolge. Non senti un pericolo, però è fredda, molto più fredda della neve, del ghiaccio, è qualcosa di assurdo, cioè tu stai già tremando di freddo nel sonno. A un certo punto qualcuno ti chiama. Ti giri, fai in tempo a vedere il volto di una ragazza, molto più giovane di te, avrà al massimo 15 anni. Ti chiama: "Tasha, Tasha". Te fai per rispondere. Rispondi e apri gli occhi. È tuo padre che ti chiamava da un quarto d'ora e ti diceva: "Tasha, devi andare". "Tasha, devi andare". Ti sei addormentata. Ehm, è abbastanza tardi in realtà. Non ti sei svegliata presto come speravi e ti rendi conto che hai sofferto il freddo perché non hai chiuso del tutto la finestra. Quindi nella tua stanza in questo momento c'è un freddo boia. Mi alzo, chiudo la finestra, prendo le mie cose. Mio padre mi chiamava dalla stanza Dal centrale, piano di suppongo, sotto, sì. sì, dal piano di Quindi sotto. scendo per andare a salutare mio padre. Okay, tu scendi per andare a salutarlo e scopri che, ha fatto fuoriuscire il suo lato casalingo. Tuo padre, tra gli innumerevoli pregi che ha a livello di persona, te hai sempre pensato che tuo padre avesse un po' troppi talenti, nel senso sa fare un po' di tutto, è un tuttofare tuo padre, ma se c'è una cosa che sa fare veramente bene è cucinare.
Cioè, tu sai che se non avesse fatto il politico avrebbe avuto un futuro importante come cuoco e capisci che è sveglio da qualche ora a cucinare. Quando scendi c'è un profumo molto dolce, un profumo di cannella, miele e noci tostate. Sul tavolo c'è la colazione per 7 persone, più che per 2, cioè è una cosa strapiena. Non è usanza bere il latte a colazione dalla parte del Regno del Fulmine, è vista come una bevanda per malati. Di solito si beve il vino a colazione. Lui invece sa che a te piace, quindi ti ha scaldato appunto il latte, ha messo sopra la polvere di cacao. Voi del Regno Wow. del Fulmine avete il cacao fra le vostre risorse, anzi siete fra gli unici a possederlo, quindi è diciamo la maggior fonte di ricchezza economica del vostro regno il cacao amaro ovviamente, e ha creato delle frittelle che sono in realtà una ricetta delle tribù centrali. Si tratta di farina, ma è farina di quinoa, fatta a mo' di pancake, con della vaniglia, una sua aggiunta personale. Lui ha aggiunto della vaniglia alla pasta del pancake e lo sciroppo d'acero. Questa invece è una risorsa che viene proprio dalle terre perdute. Allora, metagame te sai ovviamente cos'è lo sciroppo d'acero, Mhm. però per te come Tasha ti piace perché il miele è un po' troppo dolce Mm. e invece lo sciroppo d'acero è un po' meno e poi ha un po' più di sapore, un po' più di identità. Quindi lui praticamente ti ha fatto una svagonata immensa di pancake, ha anche montato della panna Adoro. e lo vedi lì che è vicino al focolare, che prende dei vassoi e cammina un po' zompettando e sta continuando a fare pancake. Non si ferma. Scendo. Papà, perché hai fatto tutti questi pancake? Non servivano. Veramente, anzi, beh, Eh, Non avevo niente di meglio da fare. compiaciuto. Poi è l'ultimo pasto buono che farai per un bel po', quindi meglio se ti riempi. Grazie, grazie. Mi siedo e prima assaggio il latte col cacao e Mhm. poi inizio a mangiare un pancake. Ok, il latte non è il latte di mucca, perché Mm. non ci sono le mucche a sud. Tu sai che le tribù bevono o il latte di foca Mm. o il latte di balena, solo che a te non piacciono perché sono molto grassi, molto densi, cioè ti danno quasi uno sforzo di vomito a berli. Non che il sapore faccia schifo, ma è proprio la consistenza che hanno in Mhm. bocca che non ti piace. Si tratta di latte di bisonte, infatti allevano quelli che tu chiameresti dei bisonti artici. Hanno delle corna molto lunghe, vengono utilizzati per un po' di tutto, tranne che per il mangiare. Gli allevamenti delle tribù non sono per il cibo lo ottengono con la cacciagione. Gli allevamenti che hanno li usano solo per latte, formaggi, per il lavoro nei campi, quindi non c'è la bistecca di bisonte, per farti capire, Mhm. non vengono mangiati. Loro cacciano principalmente renne, cinghiali e altre cose, quindi la carne è un po' un evento, viene mangiata abbastanza di rado, anche proprio per il loro rapporto con la natura. Per loro un animale va ucciso quando è necessario. Ad esempio, se ci sono degli animali che invadono il raccolto, fanno di tutto per scacciarli piuttosto che ucciderli direttamente. Um, Ed è un latte un po' affumicato di sapore, ovvero molto rustico. È latte munto, per farti capire, bollito, ma è latte munto, appunto, che ha un sapore molto intenso. Tuo papà non ci ha messo solo il cacao, ci ha messo dentro anche un cucchiaino, appunto, di sciroppo d'acero per addolcirlo un po', perché è veramente fortino, ecco. allora, mi gusto questa colazione. Mi mangio un altro pancake perché sono troppo buoni. Diciamo che puoi mangiarti N pancake, puoi mangiarti Ok, quanti minchia te ne perfetto. pare. Il fatto è che dovete percorrere quello che Sì, sarebbero circa 150 chilometri a cavallo, che si fanno in 2-3 giorni. Questo significa 2-3 giorni di marcia spedita, sì, solo chiaro. che ha nevicato, sta ancora nevicando, c'è un sacco di neve e questo vi rallenterà molto. Questo vuol dire che per 5 giorni, se va male una settimana, te mangerai carne secca e Mhm. zuppette. Quindi è per questo che ti ha preparato Sì, un sì. buon pasto buono, perché Allora ne mangio anche uno in più del necessario. Lui sta mangiando con me oppure... lui sta mangiando con te, però lui è tipo da colazione salata. Infatti Mm. questi pancake in realtà li ha fatti solo per te. Ah,
Ok. Lui ha usato appunto le uova per farsi un omelette di Mm. funghi. È un'altra specialità, si può dire, delle terre perdute, l'utilizzo dei vegetali e dei funghi. In Eldamas i funghi vengono visti come qualcosa di pericoloso, anche perché possono essere velenosi. Lui invece ha imparato, proprio grazie alla guida delle tribù, a riconoscere quali sono buoni e quali no. Quindi si è scoperto un amante pazzesco di funghi, li mangia ogni volta che può. Quindi si è fatto un omelette, praticamente, ripiena di funghi. Che chef, Eh sì, c'ha un profumo assurdo in casa. Diciamo che tuo padre si è inizialmente fatto amicizia con la tribù, Mm. offrendo loro un banchetto cucinato da lui. Gli dico, i tuoi consigli sono stati preziosi, quelli che mi hai dato ieri sera. Spero di poterli applicare al meglio e poi chissà, magari ci rivediamo presto. Beh, intanto speriamo di rivederci. Non... Certo, ti accompagna Caleva, però sono pericolose le terre perdute in questo periodo. Ho ricevuto un messaggio stanotte che mi fa preoccupare. Che tipo di messaggio? Vedi che è un po' titubante a parlartene, probabilmente proprio perché non vuole farti preoccupare, ma alla fine decide e te lo spiega. Pare che i cacciatori erranti stiano sconfinando sempre più spesso. Si stanno spingendo a nord, oltre la muraglia di ghiaccio. E questo sta portando a non poche tensioni alle tribù centrali. Io so che... Tirami Bene, dici una perfetto. storia. Una storia. 12. Ok, te sai quello che ti hanno raccontato le altre tribù, ovvero che i cacciatori erranti erano inizialmente degli esiliati. Infatti il grande ghiaccio è visto come il confine del mondo. Tu sai che, diciamo, la distanza fra voi e l'altipiano di Ovalad, se vai a sud, quindi quei 150 chilometri, c'è questa muraglia di ghiaccio e inizia la banchisa praticamente. E i cacciatori erranti sono famiglie o persone esiliate che venivano appunto gettate oltre queste mura di ghiaccio, che venivano costrette a vivere appunto nella difficoltà più assoluta. Praticamente impossibile la vita lì, hanno una dieta carnivora perché non possono fare altro. Non ci sono vegetali da mangiare. Tu sai che sono degli allevatori di lupi anche loro, ma i loro lupi non sono animali da compagnia, non sono compagni, sono delle armi, cioè li usano per la caccia. Sono molto più pericolosi e più grandi, sono dei lupi artici, sono neri, sono tutti neri i lupi di questi cacciatori. Tu sai che in genere se ne stanno per le loro. Il fatto è che sconfinare vuol dire che hanno trovato un modo intanto per superare le mura di ghiaccio, e tu sai che è un popolo aggressivo, cioè tu hai sentito delle storie nei loro confronti e sai che non fanno prigionieri, ecco. Guardo mio padre negli occhi e gli dico: faremo tutto il possibile per tornare. Ma in caso non dovessimo farcela, devi promettermi che non ti prenderai nessuna colpa. Tu capisci che sa altro. È tradito un pochino, cioè lui ti ha spiegato che stanno sconfinando, ma è molto probabile che sappia anche il motivo. Ok. Solo che non te lo dice e annuisce. Non dice altro, però dal suo sguardo, diventato un po' tremulo proprio per l'agitazione, capisci che sa altro. Prima che me ne vada, c'è qualcos'altro che devo sapere? E lo guardo proprio negli occhi fisso, del tipo Ok, fammi un persuasione. 15. Lui ti guarda, sostiene il tuo sguardo e vedi che ha ripreso un po' della sua fierezza e compostezza. Se volessi definire tuo padre in una parola è fiero, Mm. un po' in tutto quello che fa. Lui
sostiene il tuo sguardo e ti dice: so solo che le tribù centrali sono molto più agitate di quanto dovrebbero esserlo per questa cosa. In fondo sono molti di più, hanno molte più risorse, non dovrebbero essere troppo preoccupati da qualche banda che sconfina. Il fatto è che mi è arrivato un messaggero d'urgenza ed era palesemente preoccupato. Pare che la punizione da dare a questi che sconfinano sia un po' dura. Potrebbe scoppiare una guerra. E le tribù centrali non sono Non sono guerrieri. esattamente abituate alla guerra. Esatto. Ho scoperto poi dai miei esploratori che ci sono dei movimenti a ovest, oltre il lago di Nazcan. Che tipo di movimenti? Pare che quelle popolazioni abbiano iniziato a uscire un po' più allo scoperto. E so che un loro villaggio è stato attaccato di recente, appunto dai cacciatori erranti. Hanno trucidato qualunque forma di vita. Perché adesso? Non abbiamo contatti con quelle tribù, non lo so. La stagione fredda sai che ha molta importanza per questi popoli, evidentemente era un anno chiave, non lo so, non conosco così bene le loro usanze, so solo che si sono mossi tutti e devo ricevere informazioni dal confine orientale, ma sai bene che le negoziazioni con il Regno dell'Acqua sono difficili. So solo che tutti sono molto tesi e molto agitati. Io conosco qualcosa di particolare o di particolarmente legato a questa vicenda Allora, te dalle mie sai... conoscenze della tribù, Mhm. insomma, dei Allora, rituali. te sai che le divisioni sono di origine molto antica. All'inizio, da quanto ti dicono le loro leggende, poi ovviamente le storie in Eldamas sono diverse. Per loro, per le storie in Eldamas, l'umanità è nata in Eldamas, ma le leggende di questi popoli dicono che gli dei camminavano un tempo in quelle terre e che erano tutti figli degli dei, tutti uniti, ma il dono della magia li ha divisi. Te sai che danno estrema importanza alla realizzazione del loro compito come popolo. La tribù centrale si considera l'equilibrio, il perno. Infatti si tratta di della popolazione più stabile, più civilizzata. A sud vengono mandati coloro che perseguono il male. A est sono dei guerrieri. Vengono chiamati spesso figli di Rotmak, il dio del fuoco, il dio della guerra dalle tribù centrali. Solo che riguardo le tribù a ovest, sai solo che esistono, non ti è mai stato detto nulla. Sono estremamente ligi a parlarne e non capisci se è perché sono un tabù o perché non vogliono che voi sappiate qualcosa. Quindi non sa niente neanche mio padre, suppongo. No, suo padre, cioè, appunto ai suoi esploratori e sa che c'è stato del movimento a ovest. Tu sai che le tribù a ovest hanno rifiutato ogni vostro contatto, però in maniera pacifica, cioè hanno detto no grazie, stiamo per le nostre, Mhm, levatevi dalle balle. Cioè, certo. non sono aggressivi, non lo sono mai stati, però dopo che avete cercato di contattarle le prime volte, si sono nascosti e si rifiutano di ricevere i messaggeri. Non sono pericolosi, ma sono proprio chiusi culturalmente. Una volta finita la colazione, mi alzo, guardo mio padre, faccio un bel sospiro del tipo... Non sono molto abituata, insomma, a lasciare il posto in cui sto Diciamo per un che tot di tempo. esatto, perché alla fine hai passato la tua giovane età adulta lì, te sei arrivata che eri da poco appunto un'adulta anche a livello sociale e
quella lì ormai è la tua casa, cioè per te il Regno del Fulmine era una vecchia vita, qua hai potuto esprimerti di più, conoscere delle nuove culture, svilupparti di più come persona. Per te è un ricordo sbiadito il Regno del Fulmine, appunto non ci vai da 6 anni. Diciamo che tuo padre ha accettato l'incarico anche per tirare via te un po' dal mondo della politica del Regno del Fulmine. E lui, suo malgrado, ti ci sta mandando di nuovo. È tempo di andare, padre. Arrivederci. Vai. E che la messaggera degli dei ti indichi la via. Ti faccio un cenno e esco. Ok, quindi esci. Apri la porta. Stanno venendo giù fiocchi di neve, ma fissi, cioè ci sono già 30-40 centimetri di neve per le strade e c'è un freddo bestia. Te capisci che come prima giornata non sarà proprio il top di viaggio. E quindi presumo che tu voglia avviarti direttamente verso l'uscita dalla cittadina. Dove dovrei trovarmi con Caleva? Per tutte le spedizioni ci si trova. Di solito vi trovate alla porta sud. Il fatto è che voi dovete andare a nord, quindi non avrebbe senso andare alla porta sud. Quindi diciamo che fai 1+1 e dici devo andare alla porta nord. Cioè, sì. Sai che Caleva di solito non entra in città, si può evitarlo. Non perché a lei non piaccia, ma perché è vista un po' in modo strano. Diciamo che quelli del Regno del Fulmine sono molto simpatici e vi mandano un po' i reietti della società a lavorare. A volte anche menti brillanti, ingegneri, architetti, armaioli, però sono coloro che agiscono un po' di testa propria, quindi una magagna ogni tanto gestire organizzare almeno il lavoro. E sai che Caneva non vuole creare scompiglio, pettegolezzi, casini, quindi tende a aspettare fuori dalle mura di solito. La tua casa, essendo strutturata secondo lo stile del villaggio delle tribù centrali, è considerata la casa del capo, quindi si trova al centro della piazza, ovvero è proprio il posto peggiore dove andare per non farsi notare, cioè è a pianta circolare il villaggio. E siete stupiti del fatto che sia abbastanza regolare, ovvero è diviso in spicchi, in quartieri regolari, cioè questi quartieri molto geometrici al loro interno presentano il sistema ipodameo. La città in sé non è costruita col sistema ipodameo, ma i quartieri lo sono. E appunto quelle 4 vie per le porte nord, sud, est e ovest convergono in una piazza circolare al centro della quale sta la casa tua e di tuo padre. Quindi da qui puoi andare ovunque in città. Perfetto. Allora prendo tutte le mie cose, mi avvio verso la porta nord. Ok, capisci che sono verso le 9 del mattino e che è abbastanza tardi, perché appunto si sta avvicinando la stagione fredda, la luce dura poco, non si può viaggiare di notte nelle terre perdute, c'è veramente troppo freddo, bisogna trovare un riparo o comunque fare un accampamento, quindi capisci che hai perso almeno 2 ore di cammino e in un terreno impervio può cambiare parecchio le cose. Mentre ti avvii a passo abbastanza spedito, in realtà, anche perché sai che appunto Caleva è un po' irritabile sull'orario, cioè appunto perché lei è un'esploratrice, è infastidita quando qualcuno se la prende comoda. Ok. E te ti avvii per la via principale. La città è già sveglia di per sé, tu vedi che c'è qualcuno che sta già tornando dal primo turno in cantiere, sta tornando per scaldarsi. I cantieri sono esterni alla città, nel settore est, oltre al settore est ci sono i cantieri dove si realizzano le prime versioni delle macchine da guerra, oppure è costruita anche una scuola dove c'è appunto lo scambio culturale con i popoli centrali, e ci sono i magazzini. Diciamo che il quartiere operativo, proprio come è situato anche nei villaggi centrali, è esterno alla città, perché lavoro e vita vanno tenuti separati. Il lavoro non deve invadere la casa, secondo l'idea delle tribù centrali. Quindi ogni mattina una rottura di balle perché devi farti mezz'ora a piedi, anche in mezzo alla neve, per andare a lavorare. Comunque vedi che c'è qualcuno che torna indietro già dal primo turno, perché appunto
stando là fuori a prendere freddo, i turni durano poco, c'è tanto scambio perché posso stare un'oretta, mezz'oretta a scaldarsi, a cambiare i vestiti, a rifocillarsi un attimo. Ci sono degli addetti che praticamente stanno spalando la neve. Il problema è che probabilmente lo stanno facendo in maniera ininterrotta da ore, perché la neve, come vi dicevo, dura anche settimane, è una nevicata. Adesso vi spostate verso la regione un po' più calda a nord, però giù a sud te sai che Sì. cioè puoi annegare nella neve praticamente, cioè bisogna stare attenti anche solo a muoversi nelle regioni più a sud. La città non è molto grande in realtà, conta che se non ci fosse la neve, cosa abbastanza rara in realtà, tendenzialmente solo d'estate non c'è neve, per le altre volte c'è comunque un po' di nevischio, un po' di umidino, quindi però adesso appunto sta arrivando l'inverno, c'è una bella neve, anche se le vie principali sono state liberate. Senza neve ci metteresti un quarto d'ora, conta che adesso c'è neve, c'è un freddo cane, ci metti 5-10 minuti in più. La gente che vedi per strada è appunto imbacuccata, che sta tornando dal cantiere, o qualcuno invece si sta avviando per il suo turno al cantiere, però niente di particolare. Tutti i cammini delle case sono accesi, dal primo all'ultimo, perché ci sarà -10, -15 adesso. Quindi c'è un freddo porco, se vogliamo la definizione scientifica. Esatto. E quindi appunto ti avvii verso le mura. Le mura in realtà non sono appunto mura, si tratta di palizzate di legno alte intorno ai 5 metri. Praticamente sono dei tronchi d'albero ai quali sono stati rimossi corteccia e rami legati fra loro, impalati nel terreno. Questa è una cosa che avete fatto voi. In generale le tribù centrali non piazzano sistemi difensivi perché appunto non ne hanno bisogno, sono un popolo veramente pacifico. Solo che voi, primo per diffidenza, secondo perché per voi hanno delle palle quadrate enormi queste delle tribù centrali, i predatori sono pericolosi nelle terre perdute, loro invece non si fanno problemi, non hanno mura difensive, vivono in sintonia un po' con la natura, sanno come trattare con i predatori. E quindi è una cosa vostra, diciamo, la palizzata, però non stona, perché comunque avete usato la legna, non le mura, avete cercato di non renderle troppo spaventose, perché nel Regno del Fulmine si tende a utilizzare un'architettura maestosa, col marmo, quindi anche mura alte 30-35 metri. Vi siete basati su qualcosa di semplice ed efficiente. Sei di fronte alla porta d'uscita, che è aperta. Ci sono effettivamente dei portoni, perché se no non servono a niente le mura se c'è il buco. I portoni appunto sono aperti e c'è un via vai in realtà molto leggero di gente, passa una persona ogni 30-40 secondi, non c'è una calca, ecco. Non è che ci sia molto tempo per oziare nelle colonie. Dimmi cosa Ok. vuoi fare prima di uscire, se vuoi fare qualcosa o se vuoi proprio... No, in realtà vorrei uscire e trovare al più presto la mia compagna. Ok, allora esci e alla tua sinistra ci sono 3 cavalli. Sono i cavalli delle tribù centrali. L'animale con cui hanno più sintonia in assoluto, persino più dei lupi che allevano con amore, proprio perché loro, le tribù centrali, allevano il lupo come compagno di vita. In generale, chi possiede un lupo diventa un compagno di vita, un compagno di avventure, di caccia, cioè si vive insieme all'animale. L'animale diventa parte della famiglia proprio. Mhm. Il cavallo lo è ancora di più. Prima di tutto perché è un animale raro nel sud ed è un animale difficile da mantenere perché la terra non è molto generosa, quindi vengono tenuti con estrema cura e i cavalli che ci sono, proprio per la selezione naturale, sono di una razza molto resistente, ma allo stesso tempo anche molto pelosa, non sono adatti al galoppo, ma alle lunghe marce. Questi viaggiano per tanto, diciamo che è il palafreno, se vuoi un'idea, simile al palafreno, però ha il pelo ancora più lungo. Ok. Non sono di dimensioni grandi, proprio per non disperdere troppo il calore, ma diciamo che è un po' più piccolo del cavallo che sei abituata a pensare. È un po' più piccolo, ma questo non lo rende più debole. Mhm. Non viene usato per i lavori, viene usato proprio per gli spostamenti e vengono trattati con estrema cura.
il dono più grande che si possa ricevere da una tribù è un cavallo. Te non ne hai mai ricevuto uno, cioè li hai sempre avuti in prestito. Diciamo che è l'alleanza massima che si possa avere. Anche un lupo è un grande segno di amicizia, però un cavallo è proprio il top, anche perché appunto non ne ha la colonia di cavalli. I cavalli che avete avuto all'inizio sono morti assiderati perché c'è troppo freddo e non erano abituati a quel tipo di clima. Ci sono appunto 3 cavalli, con delle selle massicce in pelliccia, non appunto intesa come cuoio, ma proprio pelliccia animale con una specie di coperta sul dorso, delle briglie che in realtà non sono tipiche delle tribù centrali. Appunto perché c'è stato uno scambio culturale. Inizialmente le briglie che usavano erano briglie di corda che si consumavano abbastanza facilmente. Voi avete insegnato alle tribù centrali a produrre le briglie classiche col morso in ferro e il cuoio che durano molto di più, quindi ormai è diventata usanza per loro usare quel tipo di briglie. Le staffe, altra cosa che voi avete condiviso con loro, che ha concesso di rendere più facile la caccia, a cavallo, cosa che comunque sapevano fare tranquillamente, però cioè se è comodo perché non usarlo. Vedi 2 persone, il primo è un ragazzo che non hai mai visto, diresti che è un po' più giovane di te, ma lo diresti, per lo sguardo, perché a di primo acchito, se lo guardi da lontano, invece sembra che abbia tipo 30 anni, perché è altissimo, è molto più alto di te, è intorno al metro 80, metro 85. Ha una barba, piuttosto folta, i capelli li tiene simile a me, come ce li ho in questo momento, solo che, sono molto più spettinati e sbarazzini, ed è vestito da viaggio, proprio da esploratore. Tu ha questa cuffia che hanno loro, che noi la riteniamo ridicola, ma per loro invece è segno di il vestiario è legato al lavoro. Quindi lui ha questa cuffia che indossa che, gli copre il capo e appunto ha il buco per il codino, quindi in realtà sarebbe un po' ridicolo dalle nostre parti, però anche l'acconciatura è legata al proprio lavoro. Questa pettinatura è comoda, consente di muoversi, quindi tendono ad avere questa gli esploratori. E vedi che è armato con una lancia, un'arma poco consona perché è un'arma studiata per la guerra, quindi è un po' particolare, che ha un arco composito, sempre a tracolla. Porta uno zaino molto imponente, con molte tasche, diverse bisacce, però dallo sguardo capisci che è un ragazzino, nel senso madre natura gli ha donato un fisico imponente, un fisico forte, però proprio dagli occhi capisci che se esagerando ha 20 anni, 23 toh, se proprio vuoi, però probabilmente ne ha di meno. Lui sta guardando i cavalli, si sta facendo un po' i cavoli suoi, però vedi anche una ragazza a braccia incrociate, sta praticamente battendo il piede sulla neve. È Caleva. Appena ti vede fa proprio uno sbuffo ti guarda male, non ti dice niente, ti guarda con disapprovazione, proprio con questo senso di questi del nord, e si gira a sistemare i cavalli, perché, cioè, dà per scontato che tu l'abbia vista. Diciamo che Caleva non è tipa da: "Ciao, come stai?" Cioè lei ha visto che l'hai vista e quindi è tornata a sistemare le cose. Cioè, non è la tipa che ti viene incontro per dirti su: "Aspetta che tu vada da lei." Caleva, è considerata una bellezza molto rara, anche per le tribù centrali, perché ha i capelli corvini, è una cosa normale per loro. Tuttavia non sono lisci, sono mossi. Questa è una diciamo un patrimonio genetico abbastanza raro, perché se vuoi una definizione etnica per le tribù delle terre perdute sono eschimesi, quindi capelli neri, lisci, pelle abbastanza scura. Anche lei ha la pelle abbastanza scura e gli occhi a mandorla, però sono chiari. Questa è la cosa principale che, ehm, la rende, una bellezza esotica, per così dire. Il problema è che dalle tue parti verrebbe visto come etnia dell'ombra, perché ha la pelle un po' scura, gli occhi a mandorla, chiari e quindi
Diciamo che se qua è considerata una bellezza particolare, dalle tue parti se uno la vede si spaventa, perché pensa che sia del regno dell'ombra. È alta un po' meno di te, in realtà. Diciamo che la sua fronte, cioè la sua parte superiore della testa ti arriva alle sopracciglia. Il fatto è che fin da ragazzina, sai che quando lottavate, appunto perché lei ti insegnava anche queste cose, ti fa il culo in mezzo secondo. È proprio, abituata a combattere, a vivere all'aperto. Infatti lei è un nervo d'acciaio proprio. Non è nata per stare dietro una scrivania, per occuparsi di gestire la casa. Lei è nata come una guerriera, un'esploratrice e lei è famosa anche per il suo arco. Lei ha un arco che è alto come lei. È un arco di tasso. Lei usa delle frecce molto particolari. Sa usare anche altre armi, però come dice lei, le mettono i brividi le armi pensate per uccidere le persone. Lei proprio se ne distanzia, anche se ha un talento naturale nell'utilizzarle. Quando ha scoperto effettivamente a cosa servono le spade, se n'è distanziata subito. Lei ha molto rispetto per la vita umana. Un po' tutte le tribù centrali, tranne forse i cacciatori erranti, hanno rispetto per gli esseri umani, che sono visti come dei fratelli, magari fratelli perduti, ma sono dei fratelli. È un po' un sacrilegio uccidere un essere umano. Quindi lei appunto ha questo arco. È un arco immenso, cioè te l'hai vista ammazzare un'alce con un colpo, perché ha una freccia che da terra le arriva alla vita. Se colpisce un essere umano lo trapassa, cioè potrebbe benissimo uccidere un essere umano con quello, il fatto è che lei lo usa per cacciare. È un arco di tasso al quale lei è estremamente legata. Cioè toglile tutto, ma non il suo arco. Stranamente non ha il suo lupo con sé. Di solito quando viene, a farti visita ha la sua lupa, che si chiama Iverca. In realtà non ha nulla di particolare, è appunto la compagna di vita di Caleva. Ne la pettina, ne tiene cura, la porta a caccia. È un animale da compagnia potenzialmente pericoloso, nel senso è appunto parte della famiglia, ecco. L'animale domestico del lupo è visto come membro effettivo della famiglia, quindi ha il suo posto nella casa, non è una cuccia fuori, ha diciamo la sua parte dedicata nella casa, i suoi pasti, non è un animale visto per il suo scopo come cane da guardia o altre cose. È parte della famiglia. Appunto stranamente non ce l'ha. In realtà ha anche senso, perché appunto dovete viaggiare a lungo e non è che il lupo possa tenere il passo di un cavallo costante, cioè non servirebbe neanche molto portarselo dietro, quindi vedi che non ce l'ha, te però sai che appena arrivi lì ti cazia, perché probabilmente lei è lì da 2 se non addirittura 3 ore che ti aspetta a prendersi freddo, e lei è una persona attiva, è dovuta restare lì ferma ad aspettarti sotto la neve che cadeva, guardando la gente entrare e uscire dalla città e te non c'eri mai. Appena arrivo, le dico, perdonami per il ritardo, veramente non lo so, probabilmente è imperdonabile, ma ho avuto i miei motivi, perdonami. Sa molto bene il comune. Ha un talento per le lingue, potresti dire. Mh. Più che un talento, ne è appassionata. L'ha imparato in circa 1 anno, dato che si mantiene i rap è lei a mantenere i rapporti con la colonia, ormai lo parla abbastanza fluentemente. Il fatto è che ha un accento un po' particolare. Avrebbe una tendenza molto leggera verso lo slavo, quindi tende a rendere un po' più dure le consonanti e questo la rende ancora più dura quando parla. Cioè, lei già di per sé è una donna di ferro, per così dire. Quando parla in comune appesantisce le consonanti, le R, le C, le Z, le T, quindi sembra quasi sempre incazzata quando ti parla in comune. Te hai imparato un pochino della lingua centrale, però difficilmente te la insegnano, nel senso sono molto legati alla loro identità, quindi sono disposti a imparare tranquillamente la vostra, però appunto perché sono legati al loro patrimonio storico, difficilmente la insegnano. Lei continua a sistemare, ti indica il cavallo, non ti dice niente, aspetta che tu vada a vedere il cavallo.
Allora vado a vedere il cavallo subito, appena me lo indica. Si chiama Caledes. Volevo portartelo in dono, ma ci hai fatto aspettare qua fuori per un bel po'. Perdonimi ancora, sarà una cavalcatura più che utile, ma so quanto i cavalli siano importanti per loro, quindi questo regalo sarebbe un onore ovviamente, ma non me lo aspetto, anzi non me lo merito. Ecco, non me lo merito. Beh, un cavallo ti serviva per viaggiare e ho preferito anticipare un po' i tempi. Ti Spero ringrazio. solo che il tuo ritardo non ci causi troppi problemi durante il viaggio. Lo spero anch'io, ti ringrazio. A proposito, il ragazzone qua era una Dream, è un mio apprendista. E Piacere. vedi che il ragazzo si gira. Salve. Piacere, Tasha. E gli allungo la mano. Non so se hanno l'usanza di stringere la mano, però. Allora, non è una loro usanza, l'hanno imparata in fretta. Sì. Diciamo che sulla curva di apprendimento loro sono molto più rapidi di quanto lo siete voi, eppure voi siete di una mentalità molto aperta. Diciamo che sono un po' una spugna, assorbono, perché voi rispettate il fatto che uno sia umano, che abbia una sua cultura, proprio per tradizione voi rispettate l'altro in quanto uomo. Loro invece si interessano. Loro vogliono conoscere, diciamo che è un passo in più, per così dire. La loro usanza in realtà, è quella di mettere la mano destra sulla spalla durante il loro saluto, che è simbolo di fratellanza, ma anche di vulnerabilità reciproca, perché se tu afferri uno per la spalla, ce l'hai in pugno, lo stesso fa lui. Quindi si accetta di essere nella mano dell'altro. Questa è la collaborazione, mettersi nelle mani dell'altro, quindi loro l'hanno imparato, però per loro il saluto sarebbe un'altra cosa, ecco. Ok, ma lo si fa anche al primo incontro o è qualcosa di molto più intimo? Dipende, in generale si lascia decidere alla classe sociale, nel senso, se ti spiego, la donna, ad esempio, nelle tribù centrali ha un ruolo più dominante. Quindi se la donna decide di mettere la mano sulla spalla, allora l'uomo lo fa. Però se invece, ad esempio, è una donna, ma l'uomo invece è il marito della capovillaggio, è lui a decidere. Ok. Quindi è un gioco molto complesso. Con voi in generale non lo fanno al primo incontro perché è un saluto abbastanza formale, per così dire. Ok. Di solito fanno un'altra cosa che è simile, Mm. però diciamo che è una stretta di mano un po' più poderosa perché invece di prendersi le mani si prendono fino al gomito, Ok. all'avambraccio, che anche Allora, questo è ok. un segno di Sì, forza. sì, sì, sì. Allora gli porgo la mano, insomma, abbastanza fino all'avambraccio Ok, e gli dico piacere, Tasha. fammi decidere cosa fa lui. Ok, lui afferra che non vuoi stringere la mano secondo la vostra maniera, ma vuole proprio il saluto più classico e quindi lui ti prende. Porca troia, cioè è bello, cioè tu non riesci neanche a circondargli interamente L'avambraccio. l'avambraccio, cioè è un nodo di ferro, cioè tu capisci che questo è un muscolo ambulante. E ti dice, piacere mio. Capisci che non è di molte parole, cioè si ferma al piacere mio e ti molla. È molto delicato, cioè malgrado le dimensioni, è in totale armonia con il suo corpo, cioè ci si sente proprio a suo agio e quindi anche se è grande non è un gigante impacciato. Secondo te potrebbe persino fare lavori di finezza, ecco, per quanto sia strano. Kaleva non aspetta che tu gli chieda spiegazioni e ti dice: lui, fa parte di una nostra tribù alleata. È, il figlio della capovillaggio e ci siamo alleati di recente. È molto giovane, potrebbe fare pazzie. Nel vostro modo di vedere gli anni credo ne abbia 19. Ok.
È un piacere. Sarà un piacere avervi entrambi nel regno del fulmine. Speriamo che il tuo regno la pensi così. Lo spero anch'io, lo spero veramente. Beh, è a nord che dobbiamo andare, giusto? Già. Una domanda. Mm. A te dispiacerebbe se andassimo un po' di fretta? No, assolutamente. Ok, leggiadrissima, gamba sulla staffa, sale sul cavallo, scuote le briglie e il cavallo già si gira. Fammi un'acrobazia. Ti ricordo che te non cavalchi da almeno 6 Cazzo. anni. Ah, ok. No, Perfetto. anzi, fammi atletica, è più giusto Ah, in ok. realtà. 11. Ok, sei un po' impacciata, cioè ti Mhm. ricordi bene come si fa? Il fatto è che effettivamente non lo fai da 6 anni, cioè sei proprio fuori allenamento, ci riesci senza troppe difficoltà, ma non c'hai neanche lontanamente la leggerezza e tranquillità con cui l'ha fatto Kaleva. Noti che Runadrim non è salito a cavallo, cioè si è fermato e ti ha guardato in una posa molto particolare. In generale, quando appunto si riceve in dono un animale per la vita, che sia appunto un lupo o un cavallo, la prima interazione avviene in presenza di testimoni, in generale, proprio per suggellare un po' il legame. Quindi lui, senza essere invadente, ha controllato che intanto ti ricordassi come si fa. E si è messo in questa posa molto particolare, che te come meta di certo la riconosci, che è questa. E ha detto: "Heroic Hell". Te, come Tascia, non ti faccio tirare per questa cosa, Ok. sai solo che è una specie di formula, molto formale. Cioè, viene usata per sigillare, suggellare rapporti, alleanze, persino matrimoni. Quindi diciamo che lui facendo questa cosa ti ha fatto da testimone per l'inizio del legame fra te e il tuo cavallo. Cioè è una cosa abbastanza Quindi io importante. l'ho notata questa cosa Sì, Kaleva e un po' se n'è fottuta perché le hai fatto girare le palle, l'ha fatto giustamente, lui. giusto. Allora, una volta sul cavallo lo guardo e gli faccio un cenno di ringraziamento. Lui ti ripete il cenno e con la stessa grazia sale anche lui sul cavallo ed è strano perché lui è alto quasi come il suo cavallo, per farti capire, appunto perché il cavallo è un po' più piccolo, però il cavallo sembra non avere problemi. Il problema è che Kaleva era partita al trotto, quindi dovete iniziare a seguirla. Perfetto. Allora lo seguiamo, immagino. Ok, quindi voi partite per le lande del picco di Ovalad. Questa lunga, piatta pianura, questa distesa di neve ormai, questa distesa candida, e voi altro non siete che 3 puntini distanti nell'occhio del lupo. Fine della prima sessione. Faccio un cenno e esco. Ok, vado in bagno Ok. e andiamo avanti.
Erois. Oh mio poi. Quindi c'è un freddo porco. Se vogliamo la definizione scientifica proprio Esatto. Prova, mi senti bene?